Vi piace l'atmosfera di altri tempi dei valzer e degli eleganti hotel viennesi? Allora non potete non amare anche una delle ricette più imitate di sempre, quella della torta Sacher. I suoi segreti sono custoditi gelosamente nel famoso hotel omonimo, tappa obbligata per un turista in visita nella capitale austriaca. Ma io credo di averli scoperti. Facciamo insieme la Sacher Torte secondo la mia ricetta. Un trionfo di cioccolato, quel tocco fruttato alle albicocche che dona la giusta umidità. Queste le principali caratteristiche del famoso dolce viennese. Iniziamo dall'impasto. Mettiamo nella ciotola di una planetaria munita di fruste gli albumi a temperatura ambiente. Cominciamo a sbattere finché diventeranno bianchi e poi uniremo lo zucchero semolato in 3 volte distinte. E adesso ci dedichiamo al burro, che deve essere a temperatura ambiente, che monteremo insieme allo zucchero a velo. Ora che il burro è diventato cremoso, aggiungiamo i tuorli, il miele e il cioccolato fondente fuso. Il cioccolato che introdurremo nella base deve essere almeno al 70% per dare quello spiccato sapore di cioccolato alla base. Il composto è pronto, aggiungiamo giusto un pizzico di sale e poi alternerò l'aggiunta degli albumi alla farina. Setacciamo la farina e cominciamo ad amalgamare. E aggiungiamo anche un po' di albumi. Sembra che la torta Sacher sia nata nel 1832 grazie ad un giovanissimo apprendista di soli 16 anni, Franz Sacher. Il pasticcere ufficiale del suo ricco padrone era ammalato e il giovane dovette sostituirlo in cucina. Oggi è l'Hotel Sacher l'unico a produrre quello originale al 100% e pensate, ne sforna oltre 270.000 all'anno. Perfetto, ora che abbiamo unito tutta la farina non ci resta che unire l'ultimo quarto di albumi per alleggerire la montata. Uniamola sempre delicatamente per non smontare gli albumi e poi l'impasto sarà pronto. Siamo. Ora prendiamo la nostra tortiera da 24 cm di diametro che è stata imburrata e infarinata. Io ho messo anche un foglio di carta forno sul fondo e ci mettiamo dentro l'impasto. Lo livelliamo e lo inforniamo nel forno statico a 175 gradi per 40 minuti. Ecco la mia base cotta e raffreddata, ora dobbiamo tagliarla a metà. Tracciamo prima un solco lungo tutto il perimetro con il coltello e poi penetriamo anche all'interno con la lama. Ora sulla base ci mettiamo della confettura di albicocche, anche con i pezzi perché è un pochino più solida, mentre quella che ci servirà dopo andrà passata al setaccio perché ci servirà per l'esterno. Quindi la copriamo e qui c'è della confettura di albicocche, come vedete liscissima, passata al setaccio, con cui spennelleremo tutta la superficie esterna della torta. Perché viene passata al setaccio?
perché ovviamente la superficie della torta deve essere liscissima. Dopo infatti ci coleremo sopra la ganache. Mi raccomando, passiamo anche i bordi. Poi con una spatola ci passiamo sopra premendo un po' la confettura in modo che penetri negli eventuali buchetti della base. Ed ora la mettiamo ad asciugare su una gratella. Una volta appoggiata sulla gratella lasciamola asciugare per almeno una mezz'oretta, anche per un'ora, così a temperatura ambiente. Noi intanto ci dedichiamo alla ganache. Eccoci pronti per fare la glassa che ricoprirà la nostra sacher. Mettiamo in un pentolino la panna fresca e il glucosio. Ecco un'altra cosa che non bisogna fare, non bisogna mescolare la glassa con una frusta perché non dobbiamo assolutamente incorporare aria, altrimenti una volta che la verseremo sulla torta si formeranno tante bollicine in superficie e questo non è una cosa bella da vedere. Quindi prendiamo una marisa e mescoliamo così con la parte piatta della marisa, in modo da non incorporare aria. La panna è calda, ci versiamo dentro il cioccolato. Abbassiamo il fuoco al minimo e mescoliamo per scioglierlo. Il cioccolato si è sciolto e adesso uniamo il burro e mescoliamo per scioglierlo, facendo sempre attenzione a non incamerare aria. Ora che la glassa è pronta, dobbiamo farla arrivare a 38 gradi e poi potremo utilizzarla. Ecco la mia ganache pronta per essere versata sulla nostra torta. Togliamo il cucchiaio e cominciamo a versarla lungo i bordi in modo da coprire i lati, in questo modo. E ora mettiamo la restante ganache al centro e poi battiamo così. Avete visto com'è liscia? Ora la mettiamo in frigorifero per almeno un'ora. Raccogliete la ganache in eccesso, quella che è caduta, mettetela dentro una piccola sacca poche o un cornetto fatto con la carta forno e lasciatela diventare bella densa. Con questa faremo la scritta sacher. E voilà, la nostra sacher è pronta! Un dolce elegante e raffinato, forse la torta al cioccolato più amata al mondo. E anche se non si conosce l'autentica ricetta della sacher, quando assaggerete questa vi sembrerà di essere a Vienna. Tagliamone una fetta!